A pochi chilometri da Firenze si trova questo luogo, dove ancora si tramandano le antiche tradizioni di tessitura a mano della seta. La storia ha inizio nel 1870. A Chieti nasce Giuseppe Lisio, i suoi primi passi a Milano, nell'ambito del tessile in seta. Estro e passione lo porteranno poi fino ai giorni nostri. Giuseppe Lisio nel 1906 a Firenze apre il primo negozio laboratorio con pochi telai a mano. Per mezzo secolo, praticamente fino alla Seconda Guerra Mondiale, Lisio dominò il panorama delle tessiture d'arte di seta dell'epoca, producendo velluti fatti a mano e broccati fatti a mano, con l'intento di riportare la manifattura italiana ai fasti del Rinascimento. È il 1971 e Fidalma Lisio dà vita alla Fondazione Arte della Seta Lisio, una delle più importanti istituzioni fiorentine. Fondò un'istituzione che avesse come scopo primario il tramandare l'arte della seta antica, la tessitura quindi secondo tecniche antiche rinascimentali, sia nei velluti che poi nei broccati, e di istituire una scuola, un centro studi che potesse tramandare con i suoi corsi quest'arte. Sulle colline che circondano Firenze scopriamo i suoi gioielli, telai dove lavorano persone che trasformano il tessuto in arte. Il consenso è da sempre in tutto il mondo. Noi abbiamo la capacità di rimettere in produzione, ad esempio, tessuti che erano prodotti nel Settecento, rifarli e questo nell'ottica magari, per esempio, di una conservazione o di un restauro di palazzi piuttosto che di arredi antichi. La Fondazione Lisio è una prima eccellenza per Firenze e la Toscana. Questa abilità ci permette anche di ideare anche cose nuove. Il committente, il cliente viene da noi con un'idea e noi creiamo per lui un determinato progetto con il disegno, la tecnica giusta, e questo è un valore aggiunto in quanto sappiamo che non c'è nel mondo un altro prodotto uguale. Lavorare in Fondazione Lisio è un valore umano e professionale, un impegno fuori dal tempo che richiede precisione, passione e creatività. Io sono cresciuta in un ambiente tessile meccanico e c'è stato un momento dove ho visto questi telai e lì è nato in me un forte desiderio di dover imparare questa nuova tecnica e poi ho avuto la fortuna e la possibilità di poterci entrare a lavorare. Quindi ci vuole grande umiltà, però nello stesso tempo grande capacità di impegno e di come dire, aspettare che il lavoro cresca. Quando un tessitore alla fine della produzione stacca il tessuto dal telaio è come una creatura, è la sua creatura che prende vita. La Fondazione Arte della Seta Lisio è anche alta formazione a livello internazionale. L'allievo progetta, fa la messa in carta, mette a telaio, tesse, perché solo facendo e imparando a fare si riesce anche poi a progettare. Questi sono telai vecchia maniera con delle montature storiche che permettono di studiare l'intreccio in una maniera abbastanza articolata e quindi di fare un'esperienza che è particolare. Difficilmente si trovano dei laboratori equipaggiati con telai a mano. Poi c'è tutta la parte relativa al riconoscimento delle tecniche antiche, serve anche a chi appunto progetta e chi ha voglia di fare qualche cosa di nuovo, quindi partendo da quello che è l'esempio antico, rimodularlo sulle sensibilità contemporanee. Fondazione Lisio è impegnata da anni anche nel settore dell'informazione culturale, edita infatti Jacquard, pagine di cultura tessile. È una rivista che accoglie articoli di vario genere, da articoli storici, cioè di storia del tessile antiche, che siano tessuti, merletti o ricami. Un settore interessante della rivista è quello dedicato alla fiber art, cioè all'arte contemporanea attraverso il mezzo tessile.
La Fondazione Elisio oggi è un'eccellenza toscana da riscoprire per tutti gli appassionati di cultura e tradizioni.